Probabilmente qualche demone ha avuto carta bianca e questo è il risultato. Singer DLS-T Project da 700 cavalli. L'azienda californiana Singer Vehicle Design, specializzata nel restauro e nella modifica delle Porsche 911, ha calato quest'asso clamoroso che fa semplicemente sognare. Seguendo il loro background, iniziato nel 2009 con la Classic Study raffreddata ad aria, proseguito poi con la Dynamics e Lightweighting Study ed arrivato alla Turbo Study, questo ulteriore step sembrava impossibile. E invece la DLS-T alza l'asticella per rispondere alla pressante richiesta dei clienti che volevano una coppia di turbo dietro alla schiena. Il processo è relativamente semplice, bisogna consegnare a Singer la propria 911 serie 964, sedersi a tavolino creando la propria personalizzazione e cacciare una cifra che, si rumoreggia, orbiti attorno ai 2 milioni di dollari. Ma con 2 milioni mi prendo la GTR XX Mega 1000, ma il punto non è quello. Il punto è che chi può spendere una cifra del genere per stravolgere la propria 964 ha già raggiunto il tutto automobilistico e Singer serve proprio a questo, a spingersi oltre verso un'esclusività quasi divina. Ma parliamo delle cifre che ci interessano. Propulsore 6 cilindri boxer da 3.8 litri dotato di 2 turbocompressori che a 9.000 giri al minuto ha fatto segnare i sopracitati 700 cavalli. Questo gioiello è abbinato, viva Dio, ad un cambio manuale a 6 rapporti con la trazione affidata alle sole ruote posteriori. Ovviamente il contorno è di primo ordine, assetto pronto pista con ammortizzatori a regolazione remota, freni carboceramici, cerchi monodado differenziati in magnesio forgiato, gommati Michelin Cup 2, sedili monoscocca e scarichi laterali. Dio, che spettacolo! Il design è ispirato palesemente alla 934, vincitrice del gruppo 4 IMSA nel 77, e devo dire che meglio non si poteva fare. Frontali con splitter sporgente e cofano divorato dall'enorme presa d'aria. Passaruota larghissimi che ospitano i cerchi da 19 pollici davanti e 20 dietro. Per il posteriore va aperto un capitolo a parte. Disponibile in 2 varianti con ala gigantesca non omologata in svariati paesi oppure con la ducktail più legale e meno appariscente, inutile dirvi come la configurerei. Come detto, le uscite degli scarichi sono laterali, l'estrattore genera già di per sé una quantità immensa di downforce e i piccoli finestrini posteriori convogliano aria fresca al motore, è perfetta. Riportando le esatte parole di Mazen Fawwan, CEO di Singer, l'obiettivo della DLS era l'equilibrio perfetto tra una super sportiva e una old school, e l'auto di riferimento è la Ferrari F40. L'idea è che hai questa macchina folle con un classico cambio manuale. Come non essere d'accordo con te, caro Mazen? Ad oggi Singer ha fatto fronte a 75 ordini per le 964 basate sui passati modelli. Con la turbo si prevedono almeno 99 unità, cosa non da poco dato il prestigio della vettura di partenza. In un mondo sempre più pazzo e asettico che mira a svilire la passione pura e semplice per l'automobile in nome di non si sa bene cosa, il lavoro svolto da Singer è equiparabile alla Resistenza.